Un'altra cosa importante, prima del finale della preparazione, è il gomito che sta in linea con il tronco. Guardate pure qui, il polso si vede molto chiaro come non sta flesso verso l'alto, ma sta in linea con l'avambraccio. Andiamo avanti, vediamo cosa succede dopo. Guardate un po', allora lui in questo diritto si è fermato in semi-open stance, quindi colpirà il diritto inside in semi-open stance. Si vede come il baricentro è sulla gamba dominante, quindi leggermente indietro. Vediamo dall'altra prospettiva. Abbiamo visto come le braccia sono leggermente piegate, il baricentro è indietro sulla gamba dominante, la gamba dominante che è molto molto carica. In questa fase qui finisce la preparazione e comincerà la fase della caduta della testa in racchetta. Guardiamo un po'. Guardate qui, in questa fase qui, molto prima dell'impatto con la palla, nella prima fase della caduta della testa in racchetta, il braccio si è quasi disteso ed è disteso a 160 gradi e il gomito non dominante comincia ad andare indietro, ad arretrare, facilitando la rotazione del tronco. Vediamo dopo, guardiamo un po'. Guardate come il braccio dominante si è esteso al massimo, già molto prima dell'impatto con la palla. La testa in racchetta, come si vede qui, è scesa sotto l'altezza della mano tramite a una rotazione esterna dell'assetto braccio, avambraccio, polso, quindi tutto il braccio si è rotato all'esterno. Andiamo avanti. Guardate come il polso si è flesso quasi a 90 gradi e come il braccio destro, il braccio dominante, è leggermente indietro al tronco, quindi il tronco si è ruotato prima e il braccio è rimasto leggermente indietro. Andiamo avanti, vediamo. Guardate che il tronco è arrivato frontale alla rete, quindi anche il braccio è arrivato all'altezza del tronco, il tronco e il braccio stanno in linea e guardate la racchetta come sta indietro, si nota come il polso è flesso a 90 gradi. Guardate il tappo che è rivolto verso la palla, quindi la punta racchetta indietro e il tappo in avanti. Vediamo dall'altra prospettiva cosa succede. Guardate. Guardate come il polso si è flesso ad un angolo retto, quasi 90 gradi, vedete qui? E un'altra cosa importante, il gomito non dominante, il gomito sinistro, è andato indietro e adesso sta in linea con il tronco per favorire la rotazione del tronco. Andiamo avanti, guardate come si vede anche qui che il tappo sta rivolto verso la palla e il braccio destro, il braccio dominante, è completamente disteso. Andiamo avanti, vediamo dall'altra prospettiva cosa succede dopo.
Guardiamo un po', guardate come la testa della racchetta sta ancora molto indietro, il polso è piegato ad angolo retto ed è flesso e si vede come la mano adesso sta leggermente indietro e dopo l'impatto arriverà in linea con il braccio, vedremo dopo. Qua inizia la salita della testa a racchetta, vedremo man mano che andiamo avanti, grazie alla rotazione interna del braccio e del polso. Prima, nella fase della caduta della testa in racchetta, abbiamo avuto una rotazione esterna, adesso avremo una rotazione interna del braccio e il polso. Questa rotazione inizia sempre prima dell'impatto.